Lo scorso venerdì 16 ottobre, presso la Sala De Cardona della BCC Mediocrati a Rende, si è svolta la presentazione del mio libro, L'esotico, la carriera del povero Anchise. Questo è un video riassuntivo per tutti quelli che non hanno avuto la possibilità di essere presenti. Il pubblico in generale è stato sia molto caloroso, ma allo stesso tempo molto educato, e la cosa mi ha fatto piacere. Ho ricevuto molti pareri e molte opinioni sul libro che mi hanno permesso anche di riflettere su elementi che forse avevo dato nel momento della stesura per scontato. Un esterno molto spesso infatti ha una visione, se non più chiara, sicuramente diversa rispetto allo scrittore, e il tutto è stato moderato dal giornalista Federico Bria, che voglio ringraziare ancora una volta e che ha permesso una perfetta riuscita dei lavori. Hanno portato i loro saluti Lucrezia Tucci, presidente del Rotaract Club di Rende, e Maria Cristina Parise Martirano, presidente della Società Dante Alighieri di Cosenza. È intervenuto anche Anton Giulio Liguori come rappresentante degli studenti dell'Università della Calabria, il quale ha messo in gioco la sensazione di spaesatezza provata da molti giovani studenti, sensazione presente sicuramente all'interno del mio testo. C'è stato poi un magistrale intervento della professoressa Ciliberti che ha analizzato il romanzo dal punto di vista più tecnico. Sentiamo qualcosa insieme. E l'esito, ecco, del suo dire è proprio esilarante, ma come non sfocia nel ridicolo, bensì attira per una riflessione sconcertante su questo essere comunque sempre dei disadatti in contesti non scelti in piena libertà, oppure così determinati a caso. Infine c'è stato un altro intervento magistrale di carattere squisitamente tecnico da parte del giornalista Mario Saccomanno. Quindi in tutto questo, per ritornare al tema scelto, posso affermare che l'ironia di Andrea è un'ironia che si avvicina molto di più a quella, per esempio, a quella romantica, in cui c'è un'opposizione tra reale e ideale, tra il relativo e l'assoluto. Questo perché chi ha letto il testo ha notato come ci sia sempre questa profonda tensione che traspare praticamente in ogni pagina tra il finito e quindi anche e soprattutto la condizione naturale dell'uomo e la realizzazione di un infinito a cui si aspira. Eppure io credo che ancora di più l'ironia che si debba mettere in risalto è riassunta dal concetto di ironia di Kierkegaard. Ecco, lì si trova l'ironia come strumento fondamentale per spingere l'uomo contro le insidie della disperazione. E qui arriviamo al punto decisivo, cioè l'ironia spinge contro le insidie della disperazione. Diventa inevitabile chiedersi rispetto a che cosa e da che cosa. Come ultimo ho preso parola anche io, soprattutto per collegarmi ad alcuni elementi che tutti i presenti avevano un minimo evidenziato, e sono rimasto molto colpito da una cosa a riguardo. Tutti i presenti hanno ottenuto delle sensazioni e delle idee molto simili dalla lettura del testo. Questo mi ha reso molto felice perché il testo è decisamente ironico, grottesco ed esagerato, quindi avevo paura che risultasse se non criptico, perlomeno ambiguo, senza contare che il voler portare all'esasperazione alcune scene mi ha naturalmente spinto lontano dalla realtà. Eppure sono stati molti, non solo alla presentazione, a dirmi cose del tipo è impossibile non ritrovare il proprio vissuto all'interno del libro, e questo mi preoccupa un po', non per il libro ovviamente, per cui può essere qualcosa di addirittura positivo, quanto ciò che le persone trovano all'interno della vita reale. Quando si dice che la realtà supera la fantasia. Io in quanto autore non posso svolgere un'autocritica, sarebbe del tutto fuori luogo. Mi preme però mettere in luce che nelle mie intenzioni ho voluto descrivere una situazione semidistopica, o forse sarebbe meglio dire atopica, nel senso di senza luogo, in cui ci sono due sistemi totalmente scissi. Uno è quello del mondo esterno, governato dal castello, in cui vige una esasperazione della logica del profitto, e l'altro è quello universitario, in cui non c'è una vera e propria logica contrapposta a quella del profitto. Anzi, in minima parte sembra che la logica del profitto sia anche presente al suo interno, però anche ciò manifesta in modo chiaro un sistema fortemente gerarchizzato, burocratizzato, in cui nessuno comprende realmente il senso delle proprie azioni, e perciò si perde il senso stesso sia dell'individuo che del sistema stesso. Il mondo universitario di cui parlo nel libro è un sistema profondamente stratificato nel tempo, e di cui nessuno quasi ricorda il senso delle varie regole o strutture. È come se nel tempo si fosse dimenticata la causa di alcune cose, e siano rimasti soltanto gli atteggiamenti formali, che però
appaiono inevitabilmente agli occhi dei giovani universitari come assolutamente insensati. È simile a ciò che avviene nel famoso esperimento di Pavlov, che conoscerete sicuramente, ovvero lo scienziato russo che era riuscito a far associare il passo dei cani al suono del campanello. Ogni qualvolta i cani sentivano il suono del campanello, gli stessi cani ricevevano della carne. Alla fine il solo suono del campanello determinava l'inizio della salivazione dei cani, nonostante non ci fosse alcuna tipologia di carne, o più in generale di pasto. Quindi abbiamo anche qui un codice comportamentale che si stacca dalla sua causa. Nel caso dell'esotico, nel caso del libro, non solo le regole e il sistema sono completamente scisse dalle motivazioni, ma con il passare del tempo si sono anche evolute e stratificate, allontanandosi sempre di più da quelle che erano non solo le motivazioni alla base, ma anche le prime regole redatte. Il risultato è un sistema grottesco, in cui tutto è perfettamente burocratizzato, ma allo stesso tempo fortemente carente di senso. Dopo aver chiarito queste, che ritengo siano un po' le premesse principali per la comprensione almeno delle mie intenzioni, non dico del testo, perché poi il testo ha tutta una sua autonomia, come sosteneva anche il filosofo Jacques Derrida, vorrei concludere il video con dei ringraziamenti. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in maniera sia attiva che passiva alla presentazione, e ringrazio anche voi che magari non siete riusciti ad essere presenti fisicamente, ma lo siete stati sicuramente spiritualmente. Troverete il link, inoltre, vi ricordo, qui in descrizione del libro. Se lo avete già letto o pensate di farlo, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere anche quali siano semplicemente le vostre impressioni. Non serve per forza una recensione, perché sento che molti sono restii e dicono ma io non sono capace di scrivere una recensione, ma non vuol dire nulla, perché anche soltanto un'impressione è importante anche all'autore per far capire come viene recepito ciò che scrive. Inoltre vi ricordo di mettere mi piace al video se il video vi è piaciuto, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo sempre qui col prossimo video su etica artistica. Grazie, ciao!